Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi questi pennarelli che mi sono stati inviati dall'azienda Parco. Nella descrizione del video trovate il link del sito. Dovevano inviarmi dei brush markers, ci sono stati alcuni problemi e alla fine mi sono arrivati questi. Infatti sono ideali per il lettering grazie alla loro doppia punta. Da un lato è presente la punta a pennello e dall'altro lato è presente una micropunta. Prima di iniziare ad usarli per un'illustrazione, voglio prima testarli per imparare a conoscerli meglio. Questo passaggio è fondamentale quando vi approcciate con un nuovo strumento. Fate sempre delle prove prima di procedere con il lavoro, così eviterete alcuni inconvenienti. Una cosa che ho notato è che la punta pennello è abbastanza flessibile. Questo è un bene ma fino ad un certo punto, perché se fate troppa pressione potete rovinare la punta, come mi è già capitato. I colori non corrispondono esattamente al pack esterno, ma devo ammettere che la maggior parte delle tonalità sono belle, cariche ed intense. Non vi ho ancora detto che sono delle tinte acquerellabili. Infatti ho utilizzato questi pennarelli su un foglio per acquerelli. Il peso di questa carta è di grana 300. Ho notato che i colori più carichi si sciolgono con più facilità rispetto ai colori più chiari. Anche diluiti con l'acqua i colori risultano abbastanza intensi. Personalmente per quello che costano sono degli ottimi colori. Questo set di 24 penne a pennello costa circa 8 euro. Su un foglio da stampante ho disegnato la bozza e siccome siamo nel periodo del Festival del Film a Venezia ho voluto illustrare Sara Croce con quest'abito meraviglioso di Zouhair Murad. Terminata la bozza ho trasferito il disegno sul foglio per acquerelli. Nel video della scorsa settimana vi ho mostrato come trasferisco un disegno su della carta così spessa. Come vedete, nel colorare non ho riempito tutti gli spazi, ho colorato soltanto sui bordi esterni e con un'altra tinta ho creato alcune sfumature. Per creare le giuste tonalità ho preso i pennarelli e ho iniziato a mescolarli su una superficie liscia. Io ho utilizzato il piattino per acquerelli. Anche per la pelle ho creato un mix di colori per arrivare alla giusta tonalità.
Nel complesso il risultato non mi dispiace affatto. Se dovessi dare un voto a questi pennarelli da una scala da 1 a 10, il mio voto sarebbe 7. Se qualcuno di voi ha questi pennarelli, sarei curiosa di sapere come li utilizzate. Mi piacerebbe sapere se colorate prima l'illustrazione e poi sciogliete il colore con l'acqua o create delle tonalità su una superficie e poi le utilizzate già diluite sul disegno. Questa per me è stata la prima volta che ho utilizzato dei pennarelli acquarellabili, per cui mi piacerebbe conoscere le vostre esperienze. E se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciatemi nei commenti l'emoji del pastello rosso. Se avete trovato il video utile ed interessante, potete mettere un like per il sostegno e qualora non foste ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo schiacciando il pulsante iscriviti proprio qui sotto al video. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!